Sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia. Sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia. Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi propongo una ricetta semplicissima e gustosa. Si fa in pochi minuti, si mantiene in frigo una settimana, si può congelare. Farò e cucinerò le fave, ma utilizzeremo in un prossimo video anche bacelli ricchi di vitamine del complesso B12 e B8, importantissimi, potere saziante, aiutano a dimagrire e combattono il colesterolo, aiutano a far scendere il colesterolo. E se la ricetta vi piace, condividete, lasciatemi un like e soprattutto un commento. Grazie dal canale di Virginia, che sono io. Alla prossima ricetta, a presto! Bentornati nella mia cucina. Oggi mostro come fare due piatti buoni e semplici. Mi hanno regalato delle fave. Mio figlio mi ha portato un bel sacchetto. Praticamente farò un pesto di fave con delle mandorle, ne serviranno un bel pugnetto, 80 grammi di fave o la quantità che desiderate, del formaggio grattugiato e delle foglie di menta. Procedo con pulire le fave, staccarle dal baccello. Le bucce ricordo che poi andranno lavate in secondo tempo. Raccogliamo le fave, togliamo se c'è il picciolo sopra secco e ne puliamo una quantità necessaria, ne serviranno 80 grammi. Volendo si possono lavare le bucce e mettere anche qualche buccia di fave. Procedo fino a pulire 80 grammi di fave. Per comodità io taglio la parte più dura laterale. Devo avere 80 grammi di fave o, come ho detto prima, un pugnetto. Sono con la bilancina, sono arrivata a 65, le bucce non le butto, le laverò bene e le vado a inserire insieme alle fave sciacquate a bollire in acqua salata per un 5-6 minuti, non oltre. Pronte? Li andiamo a sciacquare, mettere con 3 baccelli di buccia insieme e li facciamo bollire per 10 minuti. La dose che sto per fare sono per 4-5 persone, volendo si può aumentare. Ricordo che il pesto di fave si mantiene in frigorifero tranquillamente 5-6 giorni. Adesso verso 35 grammi di formaggio grattugiato, che può essere pecorino, quello che volete. Prendo l'aglio, ho tolto l'anima, uno spicchio d'aglio, più o meno grandezza che preferite, via ancora quel pezzo dell'anima, 25 grammi di mandorle tostate, potete mettere anche pinoli, quello che desiderate. Vado a inserire adesso la menta e le fave bollite. Aggiungiamo 20 grammi di olio, io vado ad occhio perché più o meno so quanto metterne. Le bucce, ne ho messi 3 baccelli delle fave e le fave già le ho passate leggermente nell'acqua. Inseriamo anche queste, mettiamo, aggiunto 3 baccelli di fave sbollentate per 10 minuti, come ho detto prima, le fave. Adesso con l'acqua di cottura delle fave, che è già buonissima, ne metterò 3-4 mestolini. Se occorre ne aggiungo di più. Comincio a mixare a tratti in modo da non farlo surriscaldare troppo. Procedo. Io utilizzo la pasta per questo piatto, i picci, ma possiamo utilizzare qualsiasi tipo di pasta. Nel frattempo che ho preparato, ho messo a bollire, in questo caso 5-6 minuti di cottura. Qui ho terminato, ho messo 6 foglie di menta, potete metterne 3-4,
2 foglie di basilico, finisco l'ultima emissione, è bella densa e cremosa, assaggio di sale, ho messo un cucchiaino di sale scarso, poi metterò ovviamente tutte le indicazioni, il brodo della cottura delle fave, non lo butto perché vado a mantecare, è ottimo comunque anche per berlo, ricco di sali minerali e vitamine. Una parte la metterò in tavola, vi mostro come viene, è veramente un pesto di fave super gustoso. Adesso metterò un po' nella padella che verserò sopra la pasta. La pasta è quasi a cottura, versato un po' del pesto di fave in padella e una parte la metto in tavola se qualcuno vuole aggiungere. Comincio a mantecare, il fumo ovviamente nebbia un po', vado ad aggiungere come ho detto un mestolino, 2 in base alla quantità, continuo, rigiro bene il tutto da far insaporire e vado ad aggiungere altri 2 cucchiai di pesto di fave, cremoso al punto giusto, un profumo veramente invitante. Questo piatto lo fanno maggiormente in Liguria, ma oramai la tradizione si sposta. Adesso cosa faccio io? Andrò a servire direttamente in tavola, aggiungo ancora un po' di crema, io spolverizzo un po' di pan grattato tostato, ma volendo va benissimo pecorino o parmigiano. Il piatto è pronto per essere servito. Ricordo che potete mettere il parmigiano. Qua c'è la sua crema che possiamo usarla anche su crostini, sulle carni, quello che vogliamo. Se il video vi piace, ricordo di lasciare un like, iscrivetevi al canale se la ricetta è di vostro gradimento e non siete ancora iscritti e lasciatemi un commento se l'avete mai mangiato e come fate voi il pesto o di fave o di altro. Aspetto i vostri commenti. Grazie per la visione. Presenterò poi l'altra ricetta con le fave. Sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia. Sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia.